Nell'arco di questo episodio andiamo a testare assieme questo fantastico strumento, la canalina di plastica della marca francese XP. La metteremo quindi a dura prova in un terreno avido d'oro, in sostanza se ne trova veramente poco e l'oro è molto appiattito e difficile da catturare. Iniziamo! E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. L'obiettivo di questo episodio breve ma intenso è di portare a compimento un test. Infatti andremo a sperimentare questa fantastica canaletta della marca XP, la quale mi è stata gentilmente donata dalla casa francese per effettuare molti esperimenti e prove sul campo. La casa produttrice XP produce strumenti di ricerca dell'oro, piatti e in questo contesto anche una canalina, la quale la metterò sicuramente a dura prova nell'arco di questo episodio, ma voglio parlarvi anche un po' dal lato tecnico. Si tratta infatti di uno strumento che è un pezzo unico di plastica, è assolutamente molto leggero, presenta due tipi principali di trappole. Uno con un disegno molto simile al Dream Mat, forse già per coloro i quali mi seguono da tempo sapete di cosa parlo, sostanzialmente il tappetino in gomma che uso principalmente nella mia canalina di inox. In questo caso invece è stampato fisso all'interno di questo fondo di canaletta. Non è proprio il Dream Mat, è un pelino diverso, però il concetto di funzionamento è sempre il medesimo, adesso vi spiego. In buona sostanza qui viene convogliata l'acqua all'interno dello strumento, il quale ci permette di catturare le pepite d'oro o le pagliuzze d'oro lungo queste trappole. Dovete immaginare comunque che il sedimento aurifero viene posto in questa porzione. Le pagliuzze potreste già vederle in questa prima trappola chiamata 1000 righe. Quindi quelle più difficili da catturare dovrebbero introdursi in queste trappoline e via dicendo venire concentrate nel tempo. Essendo una canalina molto leggera è facile da trasportare. Il costo non è molto elevato, infatti si tratta circa di 50 euro. Diciamo anche 60 su Amazon, ma non di più. Si usurerà nel tempo, questo ci vorrà sicuramente molte esperienze sul campo prima di comprenderlo, ma per ora mi sembra un materiale abbastanza tecnico e performante. Ci sono quindi più pro che contro a mio parere, ma la vera domanda è: catturerà l'oro presente all'interno delle ghiaie aurifere e soprattutto, io aggiungo, lo otterrà nel tempo? Infatti un dato molto importante all'interno di questi strumenti di ricerca dell'oro è la cosiddetta recovery in inglese. Sostanzialmente la percentuale di quanto oro viene catturato rispetto all'ideale 100%. Infatti dovete sapere che lavare al piatto il sedimento ghiaioso aurifero vi permetterà di recuperare la maggioranza dell'oro presente, ma mai tutto. E le canaline, lavando molto sedimento per volta e dovendo lavorare in condizioni peculiari, con un certo livello d'acqua, con una certa velocità dell'acqua, spesso e volentieri ne perdono fino al 10%. Aggiungo, perdono quest'oro soprattutto nel momento in cui non introducete nuovo sedimento aurifero. Quindi magari lasciate lavorare in acqua senza sostanzialmente tenere più cura dello strumento. Canaline patiscono molto questi momenti ed è lì che vanno principalmente a perdere oro. Sostanzialmente questo viaggia nelle trappole fino a quando esce dallo strumento. Mettiamo ora la canalina da parte, vi ho spiegato come funziona, andremo poi dopo ancora a parlare di come si piazza, in quanto per funzionare la canalina ha bisogno di flusso d'acqua e questo assolutamente non è il contesto adatto. Dobbiamo quindi andare leggermente a valle dove ci sono quelle rapide. E per far questo mi sono munito di alcuni secchielli che andremo a lavorare nell'arco della giornata. In questo caso mi occuperò di 3 secchielli setacciati a 1 centimetro col setaccio Garrett e poi via via ne trarremo le conclusioni. In ogni caso il mio obiettivo è quello di farvi un po' un tutorial, come già avete capito, di che cosa si tratta questo strumento, quanto costa avevo già detto,
effettivamente i pro e i contro e poi successivamente andiamo a vedere come si piazza e soprattutto se cattura l'oro, se lo tiene nel tempo, perché poi quello alla fine che interessa uno strumento infatti vi permette di fare qualcosa. Che questo sia accessibile, facilmente trasportabile o economico importa fino a un certo punto se effettivamente non giunge al suo obiettivo finale, in questo contesto catturare l'oro. Comunque lo scopriremo assieme nell'arco di questo episodio. Adesso mettiamoci a lavoro perché non vedo l'ora di cercare l'oro presente in quelle ghiaie. Ho già fatto prospezione e ce n'è, però ragazzi, chissà quanto. Oggi con 3 secchielli avremo una media, a mio parere più interessante da comprendere a metro cubo il tenore, cioè la concentrazione. Questi sono i miei secchielli che utilizzo di solito per la prospezione avanzata. Qua ho misurato 10 litri di capienza, quindi 10, 20 e con il terzo secchiello rosso 30 litri. Ogni piatto dell'XP tiene in media 3 litri di sedimento setacciato, quindi oggi andremo in sostanza a lavare a canaletta 30 litri, cioè l'equivalente di 10 piatti. La canaletta ci permette di farlo più in fretta in teoria, vedremo. In ogni caso più volume andrete a vagliare e maggiore sarà la precisione nel dato della concentrazione dell'oro ottenuto. Un piatto quindi è poco rappresentativo, 3 secchielli diciamo che lo è già abbastanza. L'obiettivo della canaletta è quello di produrre un concentrato aurifero. Poco sedimento, cioè quello che estrarrete dalle trappole della canalina, dovrebbe in teoria trovarsi la maggioranza dell'oro. L'idea sarebbe quella di recuperarlo tutto effettivamente l'oro presente nel sedimento, ma ciò spesso non è fattibile, perché magari l'acqua è troppo veloce, oppure lasciate lavorare la canalina senza introdurre nei sedimenti. Non è una scienza esatta. Con l'esperienza si può migliorare moltissimo il fattore di raccolta, cioè la recovery. Però in generale posso dirvi che la canalina è un ottimo strumento perché vi permette di lavorare molto sedimento in fretta e sostanzialmente farne un concentrato al cui interno alla fine vi sarà la maggioranza dell'oro. In termini di energie spese e tempo impiegato è assolutamente un ottimo compromesso.
Ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa avventura. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Per quanto riguarda questa canalina, io sono rimasto abbastanza sorpreso perché lava effettivamente il sedimento abbastanza velocemente, mi ha dato abbastanza buoni anche risultati. Andremo a vedere nel corso delle prossime avventure effettivamente quanto oro c'è qui a monte della Punta Scuola, se varrà la pena la coltivazione. Penso che useremo di nuovo questa canalina. Io quindi vi saluto, vi rimando al prossimo video, mi raccomando di mettere un commento qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, un mi piace è sempre una mia grande soddisfazione, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!